Aggiornamento di calciomercato Inter, sono ore davvero molto importanti perché dopo Taremi, Zielinski, il giovane Topalovic, a breve sarà ufficiale anche un nuovo ingaggio, quello del portiere Josep Martinez in arrivo dal Genoa, ma il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, che penso conoscerete tutti, ha preannunciato anche altri 3 colpi per l'Inter e ne dobbiamo parlare assolutamente in questo episodio di oggi. Facciamo un bel punto completo della situazione con tutto quello che sta accadendo. Ben ritrovati allora e ben ritrovate amiche e amici passione interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno. E oggi partiamo da quello che è stato detto appunto da questo giornalista molto esperto di mercato Fabrizio Romano, che innanzitutto ha parlato di Tessman. Questo il primo colpo, questo è il primo nome caldo. C'è stato anche confermato questo affare molto avanzato perché si sono incontrati nelle scorse ore Inter, Venezia e l'agente di Oristanio, che è pronto ad andare al Venezia in un'operazione che è ufficialmente slegata da quella relativa a Tessman, però chiaramente nei discorsi le società stanno portando avanti tutte e due le trattative e l'Inter diciamo che si è molto portato avanti anche per Tessman. Le valutazioni di Oristanio e del centrocampista statunitense sono simili più o meno, al netto del fatto che su Oristanio l'Inter manterrà l'opzione per riacquistarlo, un po' come è stato fatto con Fabian per certi versi. Qual è il nodo che al momento non ha portato ancora alla conclusione di questo affare? La nuova destinazione di Tessman, cioè l'Inter acquisterà il centrocampista statunitense ma non verrà aggregato subito alla rosa di Simone Inzaghi. Farà una stagione almeno in prestito e l'opzione di rimanere al Venezia sembra al momento scartata. Il giocatore è pronto a fare un salto di qualità, vorrebbe andare in una squadra di livello più alto rispetto al Venezia e quindi si sta cercando una nuova sistemazione. Si è parlato di diverse ipotesi in Serie A, si sta parlando di qualcosa addirittura anche in Premier League, quindi da tener d'occhio. L'Inter però si è portata in pole position, ci sono anche delle richieste da parte dell'entourage del giocatore che sono piuttosto importanti, quindi ancora dei dettagli da sistemare, ma l'Inter si è portata molto avanti su questo calciatore che vi ho già raccontato in un approfondimento che trovate sul nostro canale, quindi se volete saperne di più di Tessman, se volete conoscerlo meglio anche dal punto di vista della collocazione tattica, ecco, date un'occhiata sul nostro canale così lo recuperate. Un altro colpo in arrivo o comunque su cui l'Inter lavora secondo Fabrizio Romano sarà l'attaccante, ma diciamo che di fatto in questo caso Fabrizio Romano ha confermato quello che vi dico anch'io da più settimane a questa parte, ovvero che per il momento, a meno di veri e propri colpi di scena, la questione attaccante dell'Inter me l'aspetto che possa andare avanti ancora per qualche settimana e penso che se ne saprà di più ad estate inoltrata, perché dipende innanzitutto dalla partenza di Correa, che lo sappiamo, ma anche quella di Arnautovic soprattutto, una partenza, quella di Arnautovic, su cui al momento non ci sono segnali, tantomeno segnali imminenti, quindi anche questo è da valutare. Dall'altro lato però c'è da dire che su Gudmundsson l'Inter e rimane fortemente interessata. Tra l'altro nelle scorse ore il presidente del Genoa Zangrillo ha anche confermato questo interessamento dell'Inter e ha fatto capire di fatto che l'Inter sta provando ad imbastire, diciamo, un'operazione creativa, per dirla alla Marotta, per tentare di pagarlo tra un anno sostanzialmente. Però in questo momento è ancora un incasto difficile, ma lo ribadisco, tutt'altro che tramontato e viene confermato che quindi l'Inter sull'attaccante ci sta lavorando. Il terzo colpo però è quello che sta prendendo quota rapidamente in queste ore, devo dire, e in particolare Romano ad un podcast dice questa frase che mi sono appuntato, così non sbaglio, eccolo, l'Inter stava pensando ad un esterno e con l'infortunio di Buchanan c'è anche una necessità numerica adesso di andare ad aggiungere un altro giocatore sulla fascia sostanzialmente. Non penso che l'Inter andrà ad acquistare un esterno molto costoso come Joao Cancelo, c'era stata qualche voce durata pochissime ore, per via di quelle che sono le condizioni economiche. Penso che si andrà su un profilo diverso e credo che verrà fatto un acquisto in fascia. Quindi Fabrizio Romano dice che, visto l'infortunio di Buchanan, di cui abbiamo parlato anche in un altro contenuto che lo terrà fuori 4-5 mesi probabilmente come minimo, l'Inter farà un acquisto sulla fascia. Questo è il suo punto di vista, un esterno chiaramente low cost vista la situazione, anche se sono già sfumate delle ipotesi circolate nelle scorse ore come Marcos Alonso o Kurzawa, Mancini ed entrambi a parametro zero. Da quello che so è stato proposto all'Inter anche Sergi Roberto, ex Barcellona ma non convince ed è destro. Ma soprattutto
io dico attenzione, perché in realtà, da quello che sappiamo noi, da quello che vi dico su Passione Inter, ve ne ho già parlato in un video che trovate sul nostro canale martedì scorso, quindi prima di queste dichiarazioni di Fabrizio Romano, io dicevo, per me bisogna tener d'occhio soprattutto la difesa, perché qualcosa in difesa si sta muovendo e soprattutto con il giusto incastro, secondo me, si può riportare Carlos Augusto a fare l'alternativa a Federico Di Marco lì da quinto a sinistra, e si può andare ad anticipare qualcosa a livello di investimento in difesa, dove tra un anno al massimo un investimento andrà fatto. Lo sappiamo per via della situazione di Acerbi, di De Vrij, o comunque anche per ringiovanire il reparto. E allora, nel tardo pomeriggio di ieri, quindi dopo che vi avevo detto questo, è esploso, chiamiamolo così, il caso Buongiorno. Il caso Buongiorno perché ha parlato l'agente di tanti giocatori, tra cui proprio Buongiorno. Vi faccio ascoltare le sue dichiarazioni e poi facciamo un altro punto della situazione. È andato l'incontro con Inter Venezia, Orestagno, Valpa? No, io ho parlato di Franco Carboni per definire il passaggio a River, mi sono scambiati i documenti e Restagno ancora preso. Però il Venezia comunque lo vuole, ha detto che è un giocatore che può essere valorizzato bene, che può essere seguito anche da altre squadre. Dobbiamo scegliere anche la squadra e cosa fa, e ancora dobbiamo fare una scelta. Ultima cosa, visto che oggi sei stato protagonista anche di un'altra trattativa, su Buongiorno a Napoli ci vuoi dire qualcosa? Pensavo Buongiorno all'Inter. C'è la possibilità. È chiusa con Napoli. Due battute. No, dai, Due battute anche con l'Inter per capire un po'. Come? Abbiamo fatto una chiacchiera, un po' di chiacchiere. Beppe, solo una roba, su Frattesi ci puoi chiarire un attimino la No, situazione, perché sono uscite tante cose, magari... Ma per adesso abbiamo parlato di altre cose. È un giocatore comunque incedibile per l'Inter. Certo, ma adesso abbiamo parlato di altre cose, adesso abbiamo parlato di Carboni, forse mezza battuta su Buongiorno l'abbiamo messa in piedi. Grazie. Quindi però Frattesi rimane. Ciao Beppe. Certo. Ciao, grazie. Ciao Beppe, grazie. Beh, queste sono le parole allora di Beppe Riso, una chiacchiera su Buongiorno, lui l'ha tirato fuori lui, Buongiorno, l'ha tirato in mezzo lui come discorso, sempre attenzione a Beppe Riso, agente molto navigato, molto attento anche a innescare questo tipo di aspetti mediatici per il bene della trattativa e del proprio assistito e del suo bene assolutamente. Che cosa sta succedendo allora su Buongiorno, difensore del Torino e della nazionale italiana, anche se non ha giocato all'ultimo europeo? Il Napoli si è portato molto avanti, bisogna dirlo, nelle scorse ore un blitz a Milano con cui il Napoli ha formulato un'offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus, un'offerta che ha sostanzialmente convinto la dirigenza del Torino, dopo che anche la Juventus aveva provato ad inserirsi sul giocatore, ma c'era stata anche una forte resistenza del giocatore che non se la sentiva, da quello che è trapelato, di fare il salto dal Torino alla Juventus, e quindi il Napoli si è buttato a capofitto. Il Napoli ha bisogno di un difensore forte, con Conte ha individuato in Buongiorno il colpo giusto e si è buttato avanti con questa trattativa. Poi però questo incontro con l'Inter da parte della gente e sono iniziate a circolare queste voci sempre più confermate di un tentativo concreto da parte dell'Inter di capire a che punto fosse questa trattativa con il Napoli, di capire se ci si potesse inserire in questa trattativa. E sembrava ad un certo punto di rivivere quella situazione che purtroppo abbiamo vissuto al contrario con Bremer, con l'Inter che si era portata molto avanti con il difensore brasiliano del Torino. Detto che io vi avevo sempre raccontato che quando ero stato nella sede dell'Inter si era capito che in realtà su Bremer l'Inter non era così avanti come veniva scritto sui quotidiani, e poi la Juventus comunque ha venduto De Ligt, ha piazzato il suo giocatore in uscita ed è andato a prendersi Bremer con i soldi di De Ligt. Quindi sembrava si potesse verificare una scena del genere, detto che c'è da registrare che può trattarsi anche di un'opera di disturbo da parte dell'Inter nei confronti del Napoli, nei confronti anche di Conte. Attenzione anche a questo dettaglio, secondo me, così come può essere anche lo stesso agente che cerca di tirare ancora più acqua al proprio mulino. Ma comunque l'Inter due chiacchiere le ha fatte, come ha confermato anche Riso e come è già stato confermato. Alcuni hanno posto il dubbio: ma come lo paga l'Inter un innesto di questo tipo, di questo genere, a queste cifre? Ad oggi chiaramente è difficile, per cui io immagino che l'Inter abbia chiesto tempo eventualmente per poter arrivare ad una chiusura, cercando di far leva eventualmente sulla volontà del giocatore. Cioè, se il giocatore apre all'Inter, il giocatore apre all'Inter, perché ne ha già parlato anche con dei compagni in nazionale, perché all'ipotesi Inter guarda assolutamente con buon occhio.
tempo per poter definire delle operazioni in uscita, e in particolare il nome caldo rimane sempre quello di Valentin Carboni, su cui si è mosso il Marsiglia, sul quale l'Inter piazza un prezzo di almeno 30 milioni. Chiaro che se riesci a piazzare Carboni a queste cifre hai le risorse per andare a tentare l'assalto a Buongiorno, mentre nel frattempo però si sta scaldando soprattutto un'altra ipotesi da tenere veramente d'occhio, che è quella relativa a Stefan De Vrij, perché su De Vrij c'era già stato qualche sentore nelle scorse settimane. Lo stesso agente Pastorello aveva detto che c'erano state delle offerte, ma l'ipotesi Olanda non era stata presa in considerazione. Ecco, ci sono degli aggiornamenti su De Vrij, perché su De Vrij, scadenza di contratto 2025, ora qualcosa davvero si sta muovendo e il giocatore sembra già un po' più aperto a poter ascoltare delle offerte, così come l'Inter sembra più aperto ad ascoltare delle offerte. Da quello che mi è stato detto, la valutazione che fa l'Inter del cartellino dell'olandese è di 15 milioni di euro, quindi piazza questo prezzo che potrebbe essere un bel tesoretto, soprattutto se unito a Carboni, per andare a completare il mercato in questo senso. Quindi attenzione a questa pista. Su De Vrij si sta muovendo a quanto pare soprattutto l'Arabia Saudita, non mi risulta un'offerta già pervenuta all'Inter, ma qualcosa si sta muovendo. C'è chi parla dell'Al Ittihad, squadra che ha appena ingaggiato Stefano Pioli come nuovo allenatore. Sarebbe curioso vedere Pioli che acquista un giocatore dall'Inter e che fa tra virgolette un favore all'Inter, se possiamo interpretarlo come favore. Magari ditemelo voi se può essere un favore o meno per l'Inter la cessione eventualmente di De Vrij. Questi sono alcuni scenari, alcuni intrecci che si stanno andando ad incastrare in questo momento. Su Buongiorno comunque il Napoli, devo dirlo, da quello che so io, rimane avanti. Si è parlato di un Inter che in alternativa potrebbe andare su Hermoso, che sarebbe tornato caldo, nome di cui vi ho parlato mesi fa, quando ancora non era così in hype. Vi dicevo attenzione ad Hermoso per l'Inter a parametro zero, e al momento, per quello che so io, non è un'ipotesi calda, perché eventualmente l'Inter, se può, va su un profilo più giovane, e quindi attenzione anche alla possibilità di tornare a lavorare su dei profili che ci sono stati già accostati, o delle opportunità come calciatori in scadenza nel 2025, che puoi andare a pagare meno e in qualche modo andare ad anticipare questa operazione. Perché più che l'esterno, come diceva Fabrizio Romano, in questo momento secondo me sembra che possa prendere davvero quota l'idea di acquistare un difensore, a maggior ragione appunto se dovesse concretizzarsi la partenza di De Vrij. Poi ad inizio settimana prossima ci sarà l'incontro con Simone Inzaghi, in cui si lavorerà soprattutto sul rinnovo di contratto dell'allenatore, ma si chiariranno anche le priorità del mercato, e probabilmente quella della difesa è una priorità che andrà analizzata a fondo, detto che secondo me, e forse anche secondo Inzaghi, andrà approfondita anche molto la questione dell'attaccante, perché abbiamo commentato nelle scorse ore il nuovo calendario della stagione 2024-2025, un calendario che abbiamo definito folle, soprattutto in un certo momento della stagione, quello tra gennaio e febbraio, che ci vedrà protagonisti in tutte le competizioni, con partite ogni 3 giorni e dei big match uno dietro l'altro veramente impressionanti. E quel periodo, gennaio-febbraio, è il periodo in cui la scorsa stagione siamo arrivati con l'attacco spompato, con Lautaro e Thuram che hanno dovuto tirare la carretta per tutta la stagione, sono arrivati un po' sulle gambe. Ti sei affidato ad Arnautovic che non si è rivelato affidabile, Sanchez più o meno, e quindi in quel periodo lì hai bruciato delle opportunità come l'ottavo di finale di Champions, che quest'anno secondo me l'Inter non vuole bruciare, anzi l'obiettivo è alzare l'asticella, e alzare l'asticella passa secondo me soprattutto dall'avere un parco attaccanti con almeno 4 giocatori affidabili che puoi ruotare senza avere dei timori su quello che è il dislivello tra i titolari e le alternative. Quindi penso che si discuterà molto dell'attaccante. Gudmundsson, al netto di quelle che sono le vicende extracampo, comunque da tenere d'occhio, è un nome che piace molto e che darebbe quelle caratteristiche che mancano. Intanto c'è Taremi, che è già stato ingaggiato, che è pronto per il primo giorno di ritiro, che sarà probabilmente titolare alla prima giornata di campionato? Potrebbe essere, perché Lautaro e Thuram, se continuano ad andare avanti con le rispettive nazionali, potrebbero rientrare un pochino in ritardo, quindi Taremi si candida seriamente ad una maglia da titolare per la prima giornata di campionato, ma avremo modo di parlarne, così avremo modo di parlare delle amichevoli che sono state annunciate. Trovate tutto, tra l'altro, nel calendario che vi metto a disposizione gratis. Abbiamo creato questo file Excel con tutto il calendario dell'Inter, che sarà aggiornato ogni giorno in tempo reale, con tutte le partite, tutti gli aggiornamenti. Trovate il link in descrizione per scaricare gratis questo calendario, e per accedere a questo calendario gratuito, lo ripeto,
clic qui sotto, vi iscrivete e lo ricevete via mail. Vi lascio ricordandovi di fare un salto anche su passioninter.club, dove questi contenuti li portiamo prima, dove analizziamo tutte le notizie, tutti gli argomenti di mercato dell'Inter e non solo, insieme alla nostra community di interisti da tutto il mondo. Quindi vi aspetto su passioninter.club. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.